Ciao ciurma! Immaginate di svegliarvi la mattina, prendere il caffè, aprire la dashboard del vostro sito web e trovarvi davanti a un muro di centinaia di transazioni fallite. Carta di credito respinte provenienti dal Vietnam, Stati Uniti, Messico. Qualcuno sta letteralmente bombardando il vostro sistema di pagamento. È esattamente quello che mi è successo pochi giorni fa. E la cosa più inquietante è che sul mio server principale, nei miei file di log, c'erano pochissime tracce di questo attacco, praticamente dei fantasmi. Benvenuti su Oscar Code, io sono Oscar e questo è il nuovo episodio di CyberDeep. Per la mia ciurma di piratini, oggi scendiamo in profondità in un attacco informatico reale che ho subito sulla mia pelle. Vi spiego cos'è il card testing, come i bot cercano di fregarvi i soldi e come difendersi tecnicamente. E vi racconto anche di quando ho provato a spiegarlo alle autorità del mio paese. Quindi vediamo un pochettino. Ora c'è la sigla del CyberDeep e poi qua la sigla e poi qua così vi spiego un pochettino cosa è successo, cosa abbiamo fatto per recuperare, per mettere tutto in sicurezza e tutto il resto. A dopo. Benvenuti su Oscar Code, questa è CyberDeep, la serie dove approfondiamo i temi più interessanti, dai nostri shorts alle storie di interesse pubblico più amate. Iscriviti al canale per supportarmi, mettetevi comodi, il video sta per iniziare. Partiamo dall'inizio. Sul nostro blog, sul blog della piattaforma, c'è una semplicissima pagina per le donazioni gestita tramite Stripe. Per chi non fosse del mestiere, Stripe è un gateway di pagamento. Potete immaginarlo esattamente come il POS di un negozio fisico dove appoggiate il bancomat virtuale. Per renderlo accessibile a tutti, usavo un payment link, ovvero un URL pubblico generato da Stripe dove la gente può inserire la propria carta e fare la donazione. A un certo punto alcuni script automatizzati, dei bot in termine tecnico, in gergo, hanno trovato questo link e hanno iniziato a fare quello che in gergo si chiama card testing, ovvero il test delle carte. Come funziona e perché lo fanno? Bene, vi spiego cos'è l'attacco card testing. È un vettore di attacco abbastanza importante che comporta anche una serie di reati, attenzione. Il problema è che il nostro attacco è avvenuto in una dimensione internazionale, quindi c'erano richieste dal Messico, dagli Stati Uniti, dalla Colombia, dal Giappone, insomma un po' tutte. Si vede che hanno usato anche delle tecniche di VPN, di Virtual Private Network, per far rimbalzare gli IP e le nazionalità, insomma. E ora vi spiego com'è questo attacco, cosa comporta e perché lo fanno. Partiamo dal concetto che sul dark web i criminali informatici comprano liste enormi di carte di credito, numeri di carte di credito rubate. Ma c'è anche un problema: non sanno quali di queste carte sono state già bloccate dalle banche e quali sono ancora vive e cariche di soldi. Come fanno a scoprirlo senza rischiare di fare scattare allarmi giganteschi? Semplice: creano piccoli siti web con link di donazione o prodotti da pochissimi centesimi e lanciano un programma automatizzato che prova a comprare qualcosa usando quelle carte rubate una dopo l'altra. È come se una persona entrasse nel tuo negozio e provasse 4.000 carte una dopo l'altra sul tuo POS. Se la transazione fallisce, la buttano. Se la transazione da 60 centesimi passa, bingo, sanno che la carta funziona, andranno a svuotarla comprando iPhone oppure criptovalute da qualche altra parte. E io ero diventato il loro banco di prova. Allora c'è da dire che in mezza giornata abbiamo messo tutto in sicurezza, quindi in 3 passaggi che poi vi spiego abbiamo messo tutto in sicurezza. Poi ve li spiego anche voi come poter fare, proteggendo anche le vostre chiavi, sia le chiavi pubbliche che le chiavi segrete, perché poi Stripe ha un sistema anche di pagamento integrato dentro il sito. Se voi l'avete, non ha solo il payment link, ma ha un sistema anche di API, di autenticazione con i token. Quindi hai un token pubblico e un token segreto che deve rimanere sempre segreto, attenzione, non mandatelo mai a nessuno, se no lo ruotate.
Da sviluppatore, la prima cosa che fai quando subisci un attacco è guardare i log del server. Vuoi trovare l'indirizzo IP di chi ti sta attaccando per bloccarli nel firewall. Guardando i log del server, però, era praticamente vuoto, non c'erano pochissimi segni di un attacco, insomma, pochissimi IP. Qui sta la genialità di questo attacco, perché i bot non stavano contattando il mio server, quindi gli endpoint che abbiamo pubblici, ma stavano contattando direttamente il server di Stripe usando il link pubblico per le donazioni. Ecco perché non si vedevano le IP. Ma la vera domanda è: hanno rubato dei soldi? No, i fondi erano al sicuro e le carte rubate non sono state addebitate. Perché non sono riusciti nell'impresa? Perché c'era un eroe silenzioso chiamato 3D Secure che è stato attivato dalle società, dai circuiti internazionali, Visa e Mastercard, insomma. E quel sistema che quando fate un acquisto online vi blocca, vi dice: ehi, apri l'app della tua banca e autorizza l'operazione, oppure vi manda un SMS con un codice OTP. I bot avevano i numeri delle carte rubate, ma non avevano i telefoni fisici dei proprietari in tasca, quindi si schiantavano tutti contro il muro del 3D Secure. La transazione rimaneva incompleta. Tutto bene, quindi fine della storia? Purtroppo no, perché pur non avendo perso dei soldi per le transazioni, il mio saldo Stripe ha avuto degli addebiti di 40-50 euro, insomma. Perché? Perché Stripe, per analizzare tutto questo traffico spazzatura con il suo sistema antifrode basato sul machine learning, che è poi il radar, applica una microcommissione per ogni singolo tentativo. Fate 5 centesimi moltiplicato per centinaia o migliaia di bot e il conto è servito. A quel punto bisognava chiudere la falla definitivamente. Ecco la roadmap tecnica in 3 step che ho applicato e che dovreste applicare anche voi se vi capita. Allora, la prima cosa da fare è disattivare permanentemente il payment link bersagliato. Così se il bot prova a raggiungerlo, trova una bella pagina di errore 404. Poi noi abbiamo anche degli endpoint sul nostro sito per, insomma, non solo abbiamo il payment link, ma abbiamo anche degli endpoint attivi, sia per quanto riguarda social sia per quanto riguarda il resto. Bisogna ruotare tutte le chiavi di cifratura, tutte le chiavi dei token, quindi bisogna ruotarle e invalidare quelle precedenti, sia le chiavi segrete sia le chiavi pubbliche, perché stavano attaccando anche la chiave pubblica. Quindi questo è il secondo, ruotare le chiavi, attenzione, questo è importante. Poi ho ricostruito tutto il sistema di pagamento degli endpoint, quelli integrati nel mio sito, non il payment link delle donazioni. Ora l'utente, prima di arrivare alla pagina di pagamento all'endpoint, deve convalidare tramite un captcha Turnstile, si chiama, di Cloudflare. È una verifica anti-bot invisibile, l'alternativa moderna del vecchio reCAPTCHA di Google. Se Turnstile dice che sei un umano, il mio backend PHP genera una sezione di checkout dinamica usa e getta a tempo. Se sei un bot, la richiesta muore lì, rifiutata, zero costi, zero problemi, non arriva neanche a Stripe. Poi come quarto punto, perché c'è anche un quarto punto, abbiamo implementato un sistema di rate limit un po' più aggressivo, che manda delle allarme un po' prima di come era costruito prima. Prima la mandava ogni 1000, ora ne manda ogni 10, diciamo. Perché poi il problema qual è stato? Che l'allarme è partita un pochettino in ritardo, quindi c'erano già 2000 prove di transazioni e poi dopo sono riusciti ad arrivare fino a 4000 prima di essere bloccati da me. Quindi, risolto il lato tecnico, restava il lato legale burocratico. Per le leggi europee sulla cybersicurezza e per poter chiedere il rimborso dei 40 euro alla Stripe, casomai, dovevo denunciare l'accaduto. Così prendo il mio bel file CSV con i codici ISO delle nazioni, le ID delle transazioni, le carte di credito che hanno provato, eccetera, e vado dalle autorità del mio paese. Mi siedo davanti alla persona incaricata, che poi era il piantone che c'era lì in caserma, insomma, nel senso, non era un ufficiale di alto grado, però comunque era anche giovane, quindi io capisco anche, non sto lì a discutere, nel senso, capisco che
giovane, insomma. Ti dico buongiorno, devo sporgere denuncia contro ignoti, hanno effettuato un attacco automatizzato al mio gateway di pagamento. Lui mi guarda, silenzio, lo guardo e mi fa, scusa, cos'è un gateway di pagamento? Io sono rimasto un po' senza parole, nel senso, cioè, ho provato a spiegare cos'è un gateway di pagamento a parole, ma credo che non l'abbia capito neanche così. Gli ho detto il gateway di pagamento è semplicemente un ponte tra il mio sito e la banca che funge da pagamento. Potevo anche dirgli è un POS, magari capiva meglio. Comunque non vi dico com'è proseguita poi la conversazione, perché a un certo punto ha provato a darmi il numero della polizia postale, ovviamente, che vabbè, probabilmente già ce l'avevo, ma non volevo andare oltre, se no sarei dovuto andare a Milano, eccetera. Ma comunque quel numero lì non funzionava neanche, per cui alla fine, con molta onestà, mi ha detto: senti, facciamo così, tu sei il tecnico, io non ci capisco niente di queste cose, scrivimi tu una bella relazione dettagliata spiegandomi cosa è successo in parole povere e io la protocollo e la mandiamo avanti. Insomma, praticamente no, è stato gentile ed è stato onestissimo, quindi lode a lui, nel senso, perché non ci capisco dentro niente, quindi fai tu. E quindi sapete una cosa, ha fatto benissimo alla fine della fiera, anche se la conversazione è stata un po' comica, però ha fatto benissimo, perché ovviamente poi trovi quelli che magari non ci capiscono niente come lui, e magari ti vogliono farti i professorini. No, no, invece è giusto così. Quindi questo è un consiglio d'oro per tutti voi sviluppatori: quando fate una denuncia per reati informatici in una stazione di provincia, non usate termini come API, webhook o card testing, usate le analogie. Scrivete che Stripe è un POS virtuale, scrivete che il card testing è come un ladro che prova 1000 chiavi finché non trova quella che apre la porta. Fatevi protocollare una vostra relazione tecnica scritta in modo che anche un magistrato non tecnico possa capire che ci sono stati dei reati di accesso abusivo al sistema informatico e tentata frode, anche bancaria. Sono reati importanti. Insomma, un attacco informatico non è mai piacevole, ma è un'occasione incredibile per testare la solidità delle nostre architetture e per imparare a blindare i nostri sistemi. Non sottovalutate mai la sicurezza dei forum pubblici, anche se sembrano innocui. Spero che questa puntata di CyberDeep vi sia stata utile. Se vi è capitato qualcosa di simile, raccontatemelo qui sotto, anche a voi nei commenti. Sono curioso di leggere le vostre disavventure burocratiche e tecniche, e soprattutto se Stripe poi vi ha ridato i soldi indietro dei controlli. Iscrivetevi al canale, se non l'avete ancora fatto lasciate un like per supportare Oscar Code e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ciurma, ciao piratini, alla prossima!